Ciao amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi ho pensato di farvi un video per stimolare un po' la vostra curiosità. Conosciamo il mondo delle Phalaenopsis, abbiamo fatto vari video. A un certo momento, se uno volesse decidere di cambiare dalle Phalaenopsis per conoscere un nuovo genere, su quale genere ci possiamo orientare? Come possiamo fare? Seguitemi che vi mostro questa pianta che secondo me potrebbe stimolare bene la vostra curiosità e gettarvi su un genere nuovo. Eccomi qua, giusto il tempo di girare la telecamera. Come vi dicevo, cioè passare dalle Phalaenopsis a un altro genere non è facile, soprattutto passare da una Phalaenopsis a un Dendrobium. Come possiamo fare? Non c'è problema, esiste un incrocio che è il Dendrobium Phalaenopsis. Eccolo qua. Questo Dendrobium Phalaenopsis diciamo che riassume in sé tutte le caratteristiche dell'una e dell'altra pianta. Questi sono i fiori. Sono fiori che durano tantissimo, ce ne sono di tanti colori, c'è un assortimento pazzesco. I fiori sono belli, ma durano tanto. Diciamo che essendo un incrocio tra una Phalaenopsis e un Dendrobium troviamo un po' tutto. Allora, innanzitutto sono delle canne, tipo canna da bambù, tipo Dendrobium nobile, giusto per intenderci, però ci serve giusto per fare un primo passaggio ed è questo anche lo step che ho fatto io, cioè passare da un genere all'altro senza avvertire molto lo stacco, ma soprattutto con le grosse soddisfazioni. Le foglie di questa pianta sono abbastanza coriacee, richiamano un po' quelle della Phalaenopsis per via del fatto che sono abbastanza, anzi se uno ci va a toccare piccano pure, sono piante e foglie abbastanza robuste. L'effetto canna di bambù, l'effetto canna del Dendrobium ce l'abbiamo, abbiamo dei getti che qui cominciano ogni tanto a venire fuori. L'anno scorso, diciamo, l'anno scorso perché siamo a dicembre, ma nel 2022 ha fatto tanti di quei fiori, ma tanti in quantità industriale veramente. Quest'anno, nonostante che dovrebbe essere per così dire a riposo, ancora butta fuori i fiori. Ma non solo butta fuori i fiori, ha buttato fuori anche un keiki, eccolo qua, che ha fatto tutto la pianta. Diciamo che in questo video c'è anche la mia sincerità, perché questa pianta ha sofferto un po' di qualche rognetta alle radici per colpa mia, non l'ho trattata perché non la potevo trattare avendola, diciamo, un po' forse bagnata troppo, tanto ci sta. C'è l'errore, il vaso è grosso, il vaso comincia a essere più di un 12 e quindi è facile che facciamo errori. Io li ho fatti errori, non l'ho trattata perché tanto dare un antifungino o altro quando ho sbagliato ho detto lasciamola stare a se stessa, vediamo quello che ci regala questa bellissima fioritura, diciamo che non è proprio il periodo migliore, stamattina eravamo a 13 gradi, questo piccolo getto che ha fatto, quest'altro è uno vecchio che ho tolto l'anno scorso, questo è un keiki levato, l'ho messo in fibra di cocco proprio per evitare di fare errori, perché nel substrato lì, nel mix, si rischia tante volte di non regolarsi con l'acqua. Il vaso, questo qui che vedete nel video, non lo posso mettere in fibra di cocco perché la pianta è talmente sbilanciata che se lo metto in fibra di cocco mi cadrebbe, quindi c'è dell'abillo, ci stanno insomma dei materiali inerti un po' robusti giusto per evitare il ribaltamento della pianta. Questo è il keiki che mi ha cacciato fuori quest'anno, l'ho messo in fibra così riesco a gestirlo. Le radici erano più o meno grandi come queste, questo sarebbe già da tagliarlo, però la lascio stare la pianta perché non voglio dargli altro stress oltre a quello che già ho fatto. Ecco, vi dicevo, ci metto la sincerità perché tanto purtroppo gli errori nella coltivazione ci stanno e io non sono un vivaista, un grossista, che coltiva con la passione. I fiori, guardate, vale veramente la pena comprarla per lo spettacolo. Sono bellissimi. Tutti i colori che potete immaginare ci sono. La ditta che li vende forse li troverete anche nei vostri garden, nei vostri centri specializzati. La ditta si chiama Sanuk, dopo ve lo scrivo nel link in descrizione. Per coltivare questa pianta diciamo che è semplice, molto semplice perché dobbiamo avere le caratteristiche della Phalaenopsis e del Dendrobium, ovvero sia va bagnato
ma lasciandolo un po' asciugare il composto. Non dobbiamo dare sempre acqua in quantità perché essendo un dendrobium, avendo queste canne, c'ha una riserva d'acqua, ce l'ha lui proprio per natura la riserva d'acqua, quindi il dendrobium di solito osserva un periodo di riposo, questo no. Questo l'importante è farlo asciugare, è un po' il discorso della Phalaenopsis, lasciamolo asciugare bene il composto e vuole il composto in cui passa bene l'ossigenazione per le radici le vedete sono belle cicciottose e qui c'è anche sulla canna nuova che è uscita, c'è anche il getto floreale, non so se lo vedete. Eccolo, questo è il getto floreale della nuova fioritura, non so se riuscirà a portarla avanti perché oramai è dicembre, diciamo, abbiamo detto non ha un periodo di riposo come il classico dendrobium che dobbiamo tenerlo fermo con le bagnature. Questo essendo incrociato con una Phalaenopsis, diciamo che tutto l'anno lavora, tutto l'anno è in fase vegetativa. Dà soddisfazione perché così ci permette di fare il salto perlomeno per me si è trattato di questo, sono riuscito a passare ai dendrobium proprio grazie a lei, grazie a questa tipologia di pianta ho scoperto questo genere, questa nuova forma rispetto alle Phalaenopsis, è facile da reperire se avete dei vivaisti intorno a casa, non richiede grandi cose, concimazione sì, concimazione durante tutto l'anno, però una cosa che vi vorrei dire nei miei video è se potete concimate sempre, magari dimezzate, ma dimezzate ancora. Se avete dubbi, datene poco. Perché ho visto delle situazioni nei gruppi di orchidee di cui faccio parte, di cui sono iscritto, orchidee fiorire in maniera esplosiva, esponenziale, senza aver dato mai una goccia di concime. Quindi queste hanno, come dicevo negli altri video, la vita in loro. Noi possiamo fare, ma tante volte forse diamo più, no? Non avendo esperienze diamo più fastidio che altro, cioè, nel senso la natura ha un suo modo di vivere e di equilibrarsi. Avete visto nel video malata con delle foglie tutte pintiricchiate per colpa mia, quindi non ho dato ancora altro fastidio proprio per questo. Però ecco, siccome ho visto video e situazioni in cui senza concime la pianta sta benissimo, datelo sempre il concime, perché in natura le piante si nutrono ogni volta che piove, perché loro attraverso la pioggia ricevono il concime dalla corteccia, da quello che trova l'acqua, che tragima e trascina il nutrimento. Quindi se concimate sempre non abbiate paura, ma l'importante concimate poco, sempre meglio poco piuttosto che quelle botte di concime in cui uno butta su un sacco di sali, un sacco di che poi magari ecco nel contesto mio una pianta già stressata perché dai tanta acqua, ci metti ancora più concime e credo che la pianta non può tirare fuori un cartellino, se no direbbe basta, aiutami, stop. Spero di avervi fatto venire voglia di conoscere un nuovo genere, ho aspettato che ci fossero dei fiorellini in più per farveli vedere, hanno proprio la caratteristica del dendrobium e quella parte all'interno così con dei piletti così cotonosa, è troppo forte, è troppo bello. Spero di avervi messo voglia, vi aspetto per il prossimo video e grazie di avermi seguito.